Ciao a tutti, oggi come avete ben capito parleremo di console da gioco. Praticamente metterò a confronto le 4 console più famose al mondo e più vendute soprattutto al mondo. Come potete ben vedere qua davanti abbiamo praticamente la console di casa Microsoft, quindi abbiamo in questo caso una Xbox One, che è il modello precedente praticamente alla nuova console Serie X. Poi abbiamo sopra una console di casa Nintendo, quindi la classica Nintendo Switch, modello non OLED, quindi il modello precedente. Poi ovviamente andremo a confrontare anche la PlayStation, quindi la console di casa Sony, e per ultimo andiamo a vedere la nuova, e comunque non per ultimo meno importante, anche perché è potentissima, console di casa Asus, quindi la nota ROG Ally. Allora, parlando intanto di console fisse, quindi che possiamo andare a fare un utilizzo solo domestico a casa, quindi che non possiamo portare con noi. Non è detto che non le possiamo portare con noi, quindi le diciamo togliamo dal portatile, quindi non come questa Nintendo o la Asus. Quindi mettiamo a confronto ovviamente Xbox e PlayStation. Classica domanda che si fanno tutti gli utenti: qual è migliore? Quindi console di casa Microsoft oppure console di casa Sony? Allora, per me come console, diciamo già a parlare da un paio di anni ad ora, quindi anche dalla stessa Xbox One che è paragonata praticamente alla classica PlayStation 4, che secondo me è arrivato a questo punto di grafica, non possiamo andare a vedere qual è migliore parlando in termini di grafica, perché già la grafica effettivamente su queste console di questi anni è notevolmente migliorata ed è veramente minima la differenza che ci possa essere fra le due console, quindi fra Xbox One e PlayStation 4, oppure parlando proprio delle ultime, quindi Xbox Serie X e PlayStation 5. La grafica è veramente minima la differenza, che un occhio clinico, magari come me, da solamente giocatore finale, non riesce nemmeno più a percepire. Quindi per intenderci, cioè, a me non può interessare mai vedere una gocciolina di sudore mentre stiamo giocando per esempio a FIFA o a PES, perché sarei intento io appunto a giocare e a far entrare la palla dentro la rete, quindi non mi interesserebbe mai andare a guardare graficamente se quel giocatore ha una gocciolina in più di sudore che si vede magari più nitida sull'Xbox o si vede più nitida nella PlayStation, non mi interessa nemmeno. Così come non mi interesserebbe mentre faccio un gioco di velocità vedere un'ombra in lontananza di un alberello, cioè sono cose veramente minime che sono adatte insomma a chi veramente lavora con la grafica, insomma, e vuole trovare quel peletto negativo su una console, quindi la differenza rispetto a un'altra. Io invece farei proprio la differenza per quanto riguarda i giochi, per quanto riguarda lo store dove vengono acquistati i giochi, per quanto riguarda il prezzo dei giochi. Questa sì che potrebbe essere una differenza che porta a scegliere l'acquisto di una console rispetto a un'altra. Per esempio io già da molti anni che utilizzo sempre Microsoft, quindi Xbox, non perché la Xbox sia migliore della PlayStation 5 o altre console, ma perché proprio mi trovo bene con la console. Uno, perché è piccolina come stazza, quindi come misura è piccolina, quindi per me andrebbe bene inserirla su un mobile che ho, perché mi trovo benissimo con lo store già da anni che utilizzo di Microsoft, perché trovo anche convenienti i prezzi dei giochi, che magari all'inizio possono essere un pro, fra virgolette, esorbitanti, però poi nell'arco dei mesi si riescono a trovare insomma titoli, gli stessi titoli che erano carissimi si riescono a trovare a prezzi veramente molto convenienti. Lo stesso per esempio fa anche Sony PlayStation con il suo store, quindi io mi baserei più su quello se dovete andare ad acquistare una console ex novo. Ormai credo che in famiglia almeno una console di gioco ci sia. Comunque chi vuole fare il salto, quindi passare come me per esempio da Xbox One a Xbox Serie X o da PlayStation 4 a PlayStation 5, allora uno può optare questo, quindi non basandosi sulla grafica che per me è precisa identica, se non lievemente differente su alcuni titoli migliore Xbox, su altri titoli migliore PlayStation 5, mi baserei invece proprio su questo punto. Quindi misure, se voi avete spazio o non avete spazio, perché alcune console sono più grandi, più piccole, se avete l'esigenza di montare il vano disco oppure vi interessa soltanto andare a acquistare titoli in download, quindi andarli a inserire direttamente nella console, quindi vedere quale hard disk è più capiente, quale console monta un hard disk più capiente e quale no, quindi basatevi su questo tipo di parametri.
Per quanto riguarda i giochi, per esempio, io so benissimo che Microsoft, almeno all'inizio, diciamo, difficoltava un poco sulla vastità dei titoli, quindi aveva veramente meno titoli rispetto a Sony. Magari tuttora è così. Ovviamente ad oggi, nel 2023, è molto migliorato questo discorso dei titoli dei giochi, quindi anche Microsoft ne ha molti e molti e molti come titoli. Poi il fatto anche di giocare con i vecchi titoli, quindi che non li perdiamo, quindi utilizzare la retrocompatibilità è veramente una cosa che trovo ottima. Quindi non perdo tutti i costi che ho avuto, tutti i giochi che ho scaricato dallo store oppure ho acquistato proprio fisicamente tramite disco, non li vado a perdere perché Xbox su molti titoli mi offre la retrocompatibilità, quindi significa che su Xbox Series X potrò giocare anche con molti titoli che io ho acquistato sulla mia console Xbox One. Lo stesso ovviamente vale per PlayStation 5 che fa la retrocompatibilità sui giochi PlayStation 4 e così via. Quindi basatevi su questo. I titoli anche nella Sony PlayStation sono all'inizio ovviamente per motivi ovviamente di vendita saranno alti, però poi nel corso dei mesi andranno anche essi abbassando, quindi come titoli di giochi ovviamente ne ha forse qualcuno in più PlayStation, però graficamente sono veramente due ottime console. Questo abbiamo detto per quanto riguarda le console fisse. Per quanto riguarda invece le console portatili, abbiamo detto che qua davanti abbiamo una Nintendo Switch, non è il modello OLED, quindi è quello precedente, però la differenza sta proprio nello schermo, con quello diciamo che è uscito da poco, già un annetto e mezzo che è uscito, quindi la differenza è solo lo schermo, che ovviamente è OLED, quindi ha una grafica molto molto migliore, quindi come display andremo a vedere i giochi in maniera molto più nitida, quindi la stessa differenza che potete notare su un televisore, quindi un Full HD o un 4K, quello che sia, con uno schermo normale e invece con uno schermo OLED. Ovviamente gli schermi OLED sono nettamente superiori. Come prezzo ovviamente ancora la Nintendo Switch è un po' elevato, però insomma ci sono offerte e si riesce a trovare molte volte sotto i 300 euro. Non è lo stesso per la console OLED invece, che ancora super giù è a prezzo pieno, insomma intorno ai 340, super giù, giù di lì siamo. Ovviamente poi ci saranno delle combo, quindi delle vendite accoppiate con abbinate a dei giochi e magari può convenire più o può convenire meno. Quindi in quel caso uno, dipende dal budget che ha, va a acquistare la console. Come console ovviamente è adatta molto molto ai bambini e alla famiglia, quindi se deve giocare soltanto una persona adulta, anche per lo più maschio, andiamo a utilizzare una console fissa, quindi o che sia PlayStation 5 o che sia Xbox, in questo caso One, Serie X, quello che sia, perché ovviamente i titoli dei giochi sono molto più adatti a gente maggiorenne, ha meno titoli diciamo di cartoni animati, quindi adulti vanno a giocare con PlayStation 5 e Xbox. Se è un bambino o di famiglia, andiamo a optare ovviamente per una console Nintendo, quindi in questo caso con i classici giochini di casa, Mario Bros, Minecraft, eccetera, eccetera, quindi piacciono molto ai bambini. Quindi in questo caso per chi ha figli andate a acquistare sicuramente una console portatile che sia Nintendo, che poi alla fine è l'unica, perché appunto questa stessa console che è portatile, messa a paragone con la nuova console Asus, quindi la ROG Ally, anche la ROG Ally per motivi anche di sistema operativo, quindi monta la ROG Ally un sistema operativo Windows 11, andrà a scaricare gli stessi giochi ovviamente che troveremo in una Xbox, quindi proprio paragonando le due console portatili, sempre adatta solo per i bambini è la Nintendo, quindi è solo una. I titoli ovviamente sono vasti, ovviamente molti sono per bambini, anche la grafica è proprio da bambino, però ai bambini piace molto e anche agli adulti, perché ovviamente ci sono titoli dove può giocare l'intera famiglia, come per esempio giochi di musica o giochi di ballo, o anche i stessi giochi di sport, quindi la trovo veramente una console per questo molto ma molto utile. Durata della batteria è lunga, quindi se ci giochiamo così per com'è in maniera portatile la batteria dura, possiamo giocare un paio di ore. La console è bella perché può essere utilizzata così per com'è in maniera portatile, può essere utilizzata anche staccando i due Joy-Con in maniera fissa, quindi collegando questo monitorino direttamente al suo slottino, quindi
che va collegata al televisore, quindi doppia configurazione della console, e questo ci piace davvero tanto, cosa invece che non possiamo fare con le console fisse, che proprio fisicamente le dobbiamo togliere e portare in un'altra casa per andare a giocare. Detto ciò, quindi paragonando le due console portatili, passiamo all'Asus ROG Ally. Praticamente l'Asus ROG Ally posso dire che è una console portatile la più potente che possa esistere. Questo perché intanto è nata da poco, diciamo, la console. I prezzi sono veramente esorbitanti ancora, perché siamo nell'arco delle 799, delle 800 euro, giù di lì come console. Quindi la console comunque veramente molto costosa, quindi diciamo che viene venduta a un determinato tipo di utente, quindi utente che effettivamente ha questi soldi da andare a spendere su una console, che ricordiamoci rimarrà sempre portatile, quindi non come Nintendo Switch che ha la doppia configurazione. Una console ovviamente perché costa tanto? Intanto la console ha uno schermo Full HD a 1080 pixel, quindi si vede benissimo, però in più supporta delle frequenze fino a 120 Hz, quindi vedete già da qui quanto è potente la console, cioè sono frequenze che addirittura si trovano ora nelle ultimissime console fisse, quindi di Xbox Series X e PlayStation 5, perché fino a un paio di anni fa queste frequenze non si riuscivano nemmeno ad avere su console pensate come Xbox e come PlayStation. Come processore monta un AMD Ryzen TM serie Z1 e come grafica un RD Natim 3. Quindi la console abbiamo detto che si chiama ROG Ally ed è di casa Asus, e come sistema operativo abbiamo detto che monta il classico Windows 11. Ovviamente ha una RAM da 16 GB in DDR5 e una capienza insomma da 512 in PCI, quindi di spazio. La console è davvero leggera perché pesa comunque poco più di 600 grammi, credo che sia intorno ai 608-610 grammi. Dual speaker, micro SD, quindi la possibilità di inserire micro SD per avere più memoria, perché comunque anche se abbiamo 512 di spazio, calcoliamo che, come abbiamo detto prima, avendo un sistema operativo Windows 11, la console va a scaricare direttamente nello store di Microsoft, quindi utilizzando anche il famoso Xbox Game Pass, oppure il GeForce Now. Quindi essendo che andiamo a scaricare i giochi che potrebbero essere paragonati alla Xbox, ovviamente un gioco peserà molto, quindi può anche arrivare a pesare i classici 50-60 giga, quindi non credete che 500 giga siano chissà quanto se incominciamo a installare 7-8 giochini, quindi già avremmo riempito di molto la console. Allora, l'unica pecca che può avere questa console, anzi non che può avere, che ha purtroppo, è andarla a definire una console portatile, è veramente strano dirlo, perché purtroppo la durata della batteria è davvero molto 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 poca. Quindi è una console che vi posso dire spettacolare in tutti i sensi, però purtroppo ha pagato questa potenza, l'ha pagata e la sta pagando con la durata della batteria, perché veramente va a scaricare in maniera velocissima direttamente la batteria. Quindi chiamarla console portatile non so fino a che punto può essere giusto, perché comunque dovete, se siete fuori e immaginate di fare un 3 orette con la console per giocare o far giocare i bimbi o giocare direttamente un adulto, non può essere, praticamente vi dovete portare sempre con voi il classico alimentatore per caricare la console, perché dura veramente poco. Io l'ho avuta in test, certe volte giocando di continuo si riesce a giocare solo per un'oretta, se no anche qualche cosina di meno, qualche minutino di meno, quindi purtroppo l'unica pecca è questa. Quindi se volete una console portatile e comunque il bambino o l'adulto può giocare ore con quella console anche a livello di 3-4 ore, optate per una Nintendo, sempre capendo i titoli che ci sono. Se invece volete optare comunque per la massima grafica, però non vi interessa perché avete questo alimentatore sempre appresso, oppure giocate a casa anche con la spina inserita, con l'alimentazione inserita, allora e avete quella base economica, potete andare a utilizzare insomma la nuova Asus ROG Ally. Allora, questo praticamente è un piccolo riassunto sulle console, quindi per chi ancora non avesse una console, che credo che sia impossibile perché almeno uno in casa l'ha, uno in casa si ha come console, quindi chi volesse fare il salto di qualità o chi non ha ancora una console e vuole acquistare una nuova console, non basatevi più sulla grafica, perché ormai tutte le console, tutte e quattro console hanno una grafica veramente bellissima.
uno un pochettino più da bambino è la Nintendo Switch, quindi bambini possono acquistare la Nintendo Switch, invece gli adulti possono acquistare le altre 3 console, quindi l'Asus ROG Ally, perfettissima, però durata della batteria, punti negativi, durata della batteria e prezzo elevato. Se no abbiamo le Xbox nuove, quindi la Xbox Series X e la PlayStation 5, grafica simile veramente, ottime console, in base alla grandezza delle console, al vostro spazio, a come la potete inserire sia in verticale che in orizzontale, fate calcolo sui titoli di gioco che ci sono, quindi quale vi piace di più come titolo di gioco, che magari ha solo i diritti PlayStation o solo i diritti Xbox, quale Play Store vi piace di più, quindi se utilizzare lo store di Microsoft oppure quello di Sony, andate proprio ad acquistare la vostra console. Quindi non mi resta che dirvi divertitevi e al prossimo video. Ciao a tutti!